Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ansiolin Neurax Pharm Italy SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Ansiolin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ansiolin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ansiolin? Ansiolin è un farmaco a base del principio attivo diazepam, appartenente alla categoria degli premedicazione, ansiolitici, antiepilettici benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Neurax Pharm Italy SPA. Ansiolin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ansiolin 5 mg 40 compresse rivestite con film. Ansiolin 5 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone da 30 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Neurax Pharm Italy SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Diazepam. Gruppo terapeutico. Premedicazione, ansiolitici, antiepilettici benzodiazepinici. Forma farmaceutica. Gocce. Indicazioni. Ansia, tensione e altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia. Posologia. Compresse rivestite con film. Adulti. Da 1 a 3 compresse al dì, o più secondo il giudizio del medico. Gocce orali, soluzione. Adulti. 20 gocce, 1, 3 volte al dì, o più, secondo il giudizio del medico. Bambini. Sino a 3 anni. 4, 24 gocce, pari a mg1, 6 di diazepam, al dì. Da 4 a 14 anni. 16, 48 gocce, pari a mg4, 12 di diazepam, al dì. Nel trattamento di pazienti anziani, la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati, vedere paragrafo 4.4. Insonnia. Il trattamento deve essere iniziato con la dose più bassa. La dose massima non deve essere superata. Nel trattamento dell'insonnia il farmaco deve essere assunto appena prima di andare a letto. Il paziente deve essere controllato regolarmente all'inizio del trattamento per diminuire, se necessario, la dose o la frequenza dell'assunzione per prevenire l'iperdosaggio dovuto all'accumulo. Durata del trattamento. La durata del trattamento deve essere la più breve possibile a seconda dell'indicazione. Può essere utile informare il paziente quando il trattamento è iniziato che esso sarà di durata limitata e spiegare precisamente come il dosaggio deve essere diminuito progressivamente. Ansia, tensione e altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. La durata complessiva del trattamento, generalmente, non deve superare le 8-12 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. Il paziente deve essere rivalutato regolarmente e la necessità di un trattamento continuato deve essere valutata attentamente, particolarmente se il paziente è senza sintomi. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In tal caso, ciò non deve avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Insonnia. La durata del trattamento, generalmente, varia da pochi giorni a 2 settimane, fino ad un massimo di 4 settimane, compreso un periodo di sospensione graduale. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. In caso affermativo, non deve avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Modo di somministrazione. Per somministrazione orale. Le gocce di Ansiolin possono essere diluite in una piccola quantità di liquido. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ad altre benzodiazepine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Miastenia grave. Grave insufficienza respiratoria.
Grave insufficienza epatica, vedere paragrafo 4. Sindrome d'apnea notturna. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'associazione con altri psicofarmaci richiede particolare cautela e vigilanza da parte del medico per evitare effetti indesiderabili inattesi da interazione. Per la reattività molto variabile agli psicofarmaci, la posologia di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il diazepam potenzia il sonno da pentobarbital e modifica i livelli di cortisone nel ratto. L'assunzione concomitante con alcol va evitata, vedere paragrafo 4. L'effetto sedativo può essere aumentato quando, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere ansiolini insieme ad altri farmaci come carbamazepina e Neomedil, soluzione, neoxynalalcolico, Nervaxon, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Tegretol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ansiolin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ansiolin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non somministrare nel primo trimestre di gravidanza. Se il prodotto viene prescritto a una donna in età fertile, ella deve essere avvertita di contattare il proprio medico per quanto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La sedazione, l'amnesia, l'alterazione della concentrazione e della funzione muscolare possono influenzare negativamente la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Se la durata del sonno è stata insufficiente, la probabilità che la vigilanza sia alterata può essere aumentata. In rapporto alle modalità di impiego, alle dosi e alla sensibilità individuale ansiolin, come gli altri farmaci del medesimo tipo d'azione, può influenzare la capacità di reazione psicomotoria, riducendo per esempio l'attitudine alla guida di un veicolo o alterando il comportamento individuale nella circolazione stradale o nell'esecuzione di attività lavorative delicate. L'effetto sedativo può essere aumentato quando il medicinale è assunto congiuntamente ad alcol, vedere paragrafo 4.5. I pazienti devono essere informati che non debbono guidare un veicolo durante la giornata, o perlomeno nelle 12 ore successive alla somministrazione di ansiolin. Effetti indesiderati: sonnolenza, ottundimento delle emozioni, riduzione della vigilanza, confusione, affaticamento, cefalea, vertigini, debolezza muscolare, atassia, visione doppia si presentano principalmente all'inizio della terapia e solitamente scompaiono con le successive somministrazioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Come per le altre benzodiazepine, una dose eccessiva non dovrebbe presentare rischio per la vita, a meno che non vi sia assunzione concomitante di altri deprimenti dell'SNC, incluso l'alcol. Nel trattamento dell'iperdosaggio di qualsiasi farmaco, dovrebbe essere considerata la possibilità che siano state assunte contemporaneamente altre sostanze. A seguito di una dose eccessiva di benzodiazepine per uso orale, dovrebbe essere indotto il vomito, entro un'ora, se il paziente è cosciente, o intrapreso il lavaggio gastrico con protezione delle vie respiratorie, se il paziente è privo di conoscenza. Se non si osserva un miglioramento con lo svuotamento dello stomaco, dovrebbe essere somministrato carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Attenzione speciale dovrebbe essere prestata alle funzioni respiratorie e cardiovascolari nella terapia d'urgenza. L'iperdosaggio di benzodiazepine si manifesta solitamente con vario grado di depressione del sistema nervoso centrale che varia dall'obnubilamento al coma. Nei casi lievi, i sintomi includono obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi, i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Il flumazenil può essere utile come antidoto. Le terapie da istituire in caso di somministrazione orale del prodotto sono costituite da una immediata lavanda gastrica e da somministrazione di noradrenalina per combattere l'ipotensione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicolettici, ansiolitici, derivati benzodiazepinici, codice ATC. N05-01.
Il diazepam possiede proprietà ansiolitiche, miorilassanti, anticonvulsivanti e sedative. Esso agisce prevalentemente a livello del sistema limbico, del talamo e dell'ipotalamo. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento del diazepam è rapido e completo per via orale, mentre è lento e incompleto per via intramuscolare. Il picco di concentrazione plasmatica si verifica da 30 a 90, dati preclinici di sicurezza. Il diazepam ha una DL50 di 720 mg/kg nel topo e di 1240 mg/kg nel ratto. Per via EV di 1 mg/kg nel topo. Il diazepam è sprovvisto di elenco degli eccipienti: compresse rivestite con film, lattosio, amido di mais, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, glucosio anidro, glicole propilenico, glicole polietilenico 400. Gocce orali, soluzione etanolo 96%, glicole. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ansiolina a base di diazepam sono diazepam ABC, diazepam Alter, diazepam EG, diazepam Milan Generics, diazepam Radiopharm Italia, diazepam Sandoz, Noan, Tranquirit, Valium. 2. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.